Aggiornamento di calciomercato Inter perché sono ore molto importanti, la società si sta muovendo e tutto nasce dai problemi purtroppo di Juan Cuadrado, perché l'esterno colombiano continua ad avere problemi, accusa fastidi al tendine d'Achille e sembra ormai inevitabile o comunque estremamente probabile l'intervento chirurgico che lo porterà a rimanere fuori, si stima almeno 3 mesi secondo le prime ipotesi. E quindi a brevissimo sapremo se questo intervento avverrà subito oppure se Quadrado stringerà ancora i denti per qualche giorno, avvicinandosi quindi al mercato di gennaio, un mercato di gennaio durante il quale a questo punto appare scontato o quasi che l'Inter andrà a fare qualcosa appunto sul mercato per coprire una lacuna che si viene quindi a creare. Abbiamo già avuto tra l'altro le prime conferme ufficiali su alcune ipotesi di mercato che si stanno monitorando e ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Quindi ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti, vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Clic subito adesso sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Le ipotesi principali sul tavolo per la sostituzione di Quadrado e quelle che abbiamo potuto verificare su Passione Inter sono in questo momento tre e la prima porta a Thiago Giallo, difensore portoghese in scadenza di contratto con il Lille. Ve ne parliamo da diversi mesi ormai, soprattutto nelle ultime settimane. Vi ho portato spesso degli aggiornamenti su questo canale nel corso anche delle nostre dirette. L'Inter ha un principio d'accordo con il calciatore per prenderlo a parametro zero la prossima estate. Il Lille, però, come vi dicevo, lo ha diciamo praticamente già accantonato, escluso dai piani e quindi vuole cercare di venderlo a gennaio per tentare di incassare qualcosa subito anziché perderlo a zero. Così altre società stanno cercando di anticipare l'Inter proprio su questo aspetto. A me, continuo a ribadirlo, risultano Juventus e Barcellona soprattutto interessate. Altri dicono Atletico Madrid, c'è chi scrive del PSG però per l'estate a parametro zero. Diciamo che comunque in questo modo l'Inter rischia di perderlo se verrà anticipata, ma appunto i problemi di Quadrado stanno facendo riflettere seriamente in questo momento in casa Inter sulla possibilità di anticipare questo colpo giallo che si potrebbe prendere da quello che è emerso con circa 5 milioni di euro, forse anche qualcosa in meno a meno che non si inneschi diciamo una sorta di asta. Il punto è che questo investimento, da quanto ne sappiamo, non era stato previsto originariamente durante la scorsa estate e nella pianificazione della stagione e ora non è che la società non vuole concedere un extra budget, come ho letto scrivere da qualcuno, è proprio che per rispettare i paletti del bilancio, del settlement agreement e tutti i regolamenti non c'è possibilità di fare un extra budget, soprattutto se non viene ceduto qualcuno. Vorrei sempre ricordare che in estate all'Inter sono rimasti in rosa due esuberi come Sensi e Agumè che non sono stati piazzati, eppure Quadrado comunque peserà sul bilancio. Quindi le prossime ore saranno veramente molto importanti per capire anche se qualcosa si muoverà in uscita e dunque se si può andare a liberare lo spazio necessario per provare a prendere Giallo. Giallo che ha praticamente recuperato dal lungo infortunio che aveva avuto, è un difensore, quindi il suo arrivo porterebbe Darmian a tornare di nuovo sulla linea dei centrocampisti ad alternarsi con Dumfries, mentre Giallo ha il grosso vantaggio di poter essere utilizzato praticamente in tutti i ruoli della difesa in pratica, perché è un destro, ma ha giocato tantissimo a sinistra. L'ultima stagione l'ha fatta praticamente quasi tutta sul centro-sinistra, ma per le caratteristiche atletiche e anche di difensore che ha, io lo vedo benissimo anche al centro, sinceramente. Quindi è una sorta di jolly per la difesa dietro che ti andrebbe a tappare diverse lacune. Sarà poi anche un difensore molto utile per il futuro, visto che Darmian, Acerbi e De Vrij non sono più giovanissimi. Per cui sarebbe una soluzione interessante, anche se poi, come detto, deve recuperare la forma migliore e deve adattarsi anche ad un nuovo campionato. La soluzione numero 2 invece è la più difficile e francamente la trovo quasi impraticabile a gennaio dal mio punto di vista. Molti mi avete chiesto se ci fosse la possibilità di fare a gennaio un nuovo affare in stile Gosens, cioè prendere Buchanan, di cui si parla tanto, del Club Brugge, e anticipare quindi l'investimento su questo calciatore a gennaio, un investimento che comunque in estate dovrai fare in quel reparto lì. E Buchanan continua a piacere tantissimo all'Inter, se ne parla da prima del mondiale del 2022, ma la Premier League si è inserita concretamente con diverse società importanti e soprattutto da quello che sappiamo il Club Brugge non pare molto intenzionato a venderlo a gennaio.
sono 2 condizioni che rendono quindi piuttosto complicato raggiungere il giocatore, per quella che è la situazione attuale dell'Inter, che comunque continua a seguirlo sempre con grande interesse. La soluzione numero 3 invece porta a valutare, diciamo dei profili pronti subito, delle soluzioni più, low cost da occasione, da avere quindi in prestito o con condizioni molto vantaggiose e, soprattutto giocatori che conoscono bene il campionato italiano, così da ridurre anche il periodo, diciamo, di ambientamento e di adattamento al campionato e alla nuova realtà. Per questa opzione, sono 2 soprattutto i primi nomi che mi sono arrivati in queste ore e che andranno monitorati. Uno è quello di Alessandro Zanoli, un classe 2000 che con il Napoli sta giocando, molto poco e piace anche come possibile investimento per il futuro. È un profilo che piace e che viene seguito da tempo. L'altro nome invece è quello di Pasquale Mazzocchi, un po' più esperto perché è un classe 95, gioca nella Salernitana che a gennaio può fare una vera rivoluzione di mercato, può far partire tanti giocatori. Tra le altre cose è nel mirino dell'Inter da più di un anno, è un giocatore che viene seguito soprattutto da Ausilio già da diverso tempo e quindi va tenuto d'occhio. C'è poi un'altra pista che porta a Naitan Nandes del Cagliari che è un centrocampista mezzala, ma ha fatto molto e sta facendo molto anche, l'esterno a destra, può fare il quinto comunque e nonostante ci siano state le smentite dell'Inter dopo che la gente aveva parlato pubblicamente di una trattativa con l'Inter, è una pista che comunque non va scartata del tutto, anche se la mettiamo un pochino più indietro. Queste quindi sono al momento le piste un po' più concrete che stanno venendo fuori per quello che, sappiamo noi. Qualcuno ha parlato anche di Tolian del Sassuolo che però sta facendo molto bene e personalmente, ecco, nonostante i buoni rapporti che ci sono col Sassuolo e i tanti affari che solitamente si fanno, non è semplice come incasso, altrimenti anche Tolian non sarebbe male come chiamata, sta facendo una buona stagione. Poi su Passione Inter noi diciamo abbiamo messo sul tavolo anche altre ipotesi che per ora non hanno avuto conferme, ma vediamo che succede. Per esempio, un possibile ritorno di Zappa che al Cagliari sta facendo bene, ha ottime doti fisiche e atletiche, è un vivaio Inter, quindi farebbe comodo anche in ottica liste, oppure qualcuno mi ha proposto anche Bosele dell'Udinese che è molto incostante, ma può essere disciplinato e ha delle buone caratteristiche interessanti. Visti i rapporti con il Monza, poi si è pensato pure a Ciurria. Ho chiesto delle informazioni, però mi hanno detto sinceramente che il Monza a gennaio non lo fa partire, così come mi hanno smentito anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Candreva perché mi hanno parlato di problemi legati soprattutto all'ingaggio piuttosto elevato, soprattutto legata all'età, visto che va per i 37 anni e qualche dubbio quindi lo solleva. Anche lui è in uscita dalla Salernitana. Restano poi il solito Lazzari della Lazio che sicuramente verrà nominato da qualcuno come fedelissimo di Inzaghi, oppure una soluzione, chiamiamola interna, con Zanotti, che è di proprietà dell'Inter, si trova in prestito al San Gallo e sta giocando bene con continuità. Non so quanto sarebbe conveniente fargli interrompere l'avventura lì dove sta crescendo bene per farlo arrivare all'Inter e ancora da testare, però è un'ipotesi comunque da tenere lì. Le piste più calde comunque, come vi dicevo, sono le altre che ho citato prima. Ci sarebbe infine una quarta strada, ovvero restare così, fuori quadrato e si rimane con i giocatori che ci sono. Bissek e Pavard a destra, Darmian e Dumfries a centrocampo, Carlos Augusto che all'occorrenza può fare l'alternativa a Di Marco o l'alternativa a Bastoni, dove ci può andare anche Acerbi magari sul centro-sinistra, Acerbi e De Vrij poi invece a fare i centrali. Sarebbe un modo eventualmente per poter dirottare la possibilità di fare un unico investimento magari sull'attacco, ma qualcosa comunque deve uscire e in ogni caso in estate Quadrado era stato preso perché sugli esterni Inzaghi vuole almeno un altro calciatore, quindi la lacuna di Quadrado andrà colmata e credo che si cercherà di fare il possibile per colmarla, mentre in attacco per ora in dirigenza, da quello che so, continuano a pensare e sperare anche che da Sanchez e da Arnautovic possa arrivare qualcosa in più rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora e credo che ce lo auguriamo un po' tutti quanti. Queste quindi sono un po'
le soluzioni, le ipotesi sul tavolo per sostituire, appunto Quadrado con questo problema. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, quale sarebbe secondo voi la soluzione migliore per il mercato dell'Inter. Aspetto i vostri commenti e poi li leggiamo in diretta alle 19:30. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di valutare la possibilità di abbonarvi al nostro, canale, al nostro progetto, in modo da sostenere Passione Inter e, contribuire alla possibilità di portarvi ogni giorno nuovi contenuti, tenere acceso il motore di Passione Inter. Mi raccomando, abbiamo raggiunto in questi giorni il record di abbonati e vi ringraziamo di cuore per il grandissimo sostegno. Vi lascio con un altro approfondimento da non perdere, trovate il link in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.